Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Come vedete non inizio questo video dalla mia solita postazione, ma sono qui allo Slot Club Asti Calabroni Rossi perché ci stiamo avvicinando alla finale nazionale Thunder Slot a Cerro Maggiore. E allora che cosa ci faccio qui? Beh, chiaramente sto provando quella che sarà la vettura ufficiale che utilizzeranno tutti e 60 i piloti in gara, ovvero stiamo parlando della 350 Can-Am. Questa non è la macchina che utilizzerò in gara, ma è un muletto. Infatti, per iniziare a fare qualche prova, per capire un po' come va, perché ve lo ricordate, io per tutto l'anno ho corso con la McLaren Elva Can-Am, ho la necessità di fare un po' di ore su questa vettura e quindi in configurazione da gara pronta per Cerro Maggiore ho iniziato a fare i primi giri sulla pista astigiana. Ma questa sera, in compagnia degli altri due miei compagni di club che si sono qualificati per questa finale nazionale, ovvero Paolo Ballocci e Matteo La Spada, ci sposteremo a Voghera nella sede della AMV Slot Racing. In questo modo potremo provare queste vetture anche sulla pista scale auto. Come ormai si sa, perché è uscito un po' quello che sarà il regolamento della 2 giorni di gara, insieme anche alla preparazione della vettura, o meglio come è stata preparata la vettura pronta per essere sorteggiata per ogni pilota, è stato reso ufficiale anche il terreno di battaglia, ovvero la tipologia di pista che utilizzeremo, e in questo caso è una scale auto. Noi qui ad Asti abbiamo una pista in legno ottima per ogni sfida di velocità, ma chiaramente poter provare le macchine, poter capire un po' il funzionamento di queste Thunder Slot anche su una tipologia di fondo identica a quella che utilizzeremo poi a Cerro Maggiore è sicuramente una cosa positiva. Per cui questa sera breve trasferta in quel di Voghera e insieme andremo a provare le nostre 350 Can-Am, vedere qualche piccola regolazione e poi mi raccomando rimanete fino a fine video perché insieme andremo a vedere anche quali saranno le colorazioni, o meglio come ho preparato le livree di tutti e tre i Calabroni Rossi per partecipare a questo evento nazionale. Qualche giro ancora sul tracciato di casa, mettere a punto le ultime cose in attesa dei miei compagni di squadra e poi tutti a Voghera. E siamo così arrivati qui a Voghera per fare i primi giri con la Ferrari su questa pista scale auto. La pista di Voghera è una pista decisamente interessante perché, come vedete, è una 4 corsie grande con un lungo rettilineo, per cui sono sicuro che potrò insieme ai miei compagni provare molto bene. E poi c'è una sorpresa perché qua con noi questa sera c'è anche Aldo Billi che ha preparato tutte le macchine per la finale, per cui sicuramente saprà darci qualche consiglio utile e se riesco vi voglio anche far vedere dal vivo come saranno preparate le macchine. Allora ragazzi, qua abbiamo la mia 350 Can-Am con la quale sto facendo qualche giro, ci sto prendendo un po' di confidenza perché io non ci giro effettivamente tantissimo con questa vettura, però da questa parte abbiamo la 350 Can-Am di Aldo, ovvero la persona che poi è andato a preparare tutte le macchine che ci verranno date ad estrazione alla gara di Cerro Maggiore. Per cui se volete anche prendere un po' spunto per capire come le ha preparate, per capire come Aldo fa andare così veloce questa 350, beh, adesso è arrivato il momento di aprirla. La carrozzeria chiaramente non ve la sto a raccontare perché è una classica carrozzeria 350 Can-Am Thunder Slot. Il telaio è il telaio originale di colore nero, così come il banchino. Adesso andiamo a
togliere le viti e vediamo anche l'interno. Partiamo con il togliere le 3 viti che tengono insieme il telaio con la carrozzeria, e sotto indicazione e consiglio di Aldo dobbiamo tenere ben presente di rimettere le viti esattamente nello stesso posto, perché ogni vite è stata tornita per adattarsi perfettamente al foro e alla colonnetta. Quindi andiamo a svitare tutte le viti, partiamo da quelle anteriori e poi andiamo anche a svitare la vite posteriore. Mettiamo quindi le viti in modo tale da sapere esattamente dove le dovremo andare a riposizionare. Questa è la carrozzeria. Come vedete ragazzi, la carrozzeria non è stata pesata perché già raggiunge il peso giusto, il peso necessario affinché possa essere omologata durante le verifiche tecniche. Giriamo al contrario il telaio, vediamo subito che ci sono 2 viti medie nella parte anteriore e una vite più corta nella parte posteriore. Vi avvicino anche queste viti perché guardate come sono state tornite. Sono viti decisamente molto piccole, queste scorrono perfettamente all'interno della sede del telaio. Beh, cosa dire, questa è una vettura praticamente di serie. Noto subito che c'è un piccolo peso qua nel triangolo anteriore tra il pick-up e l'assale anteriore. Il banchino è fissato con la vite originale nella parte anteriore, 2 spugne nelle parti laterali e poi le molle medie nella parte posteriore. In poche parole sarà la vettura che ci verrà data a Cerro Maggiore. La corona è una corona rossa, quindi una corona da 30 denti, è quella consigliata, è quella che secondo Aldo andrà diciamo meglio nella finale Thunder Slot, e poi per il resto è praticamente una vettura strettamente di serie. Quindi avete visto che se volete allenarvi con la vostra 350 Can-Am avete veramente molte poche cose da fare sulla vettura. Spero di avervi dato qualche indicazione o qualche consiglio utile su quello che troverete poi il 22 e il 23 novembre. Adesso vado a rimontare la vettura avendo cura di rimettere esattamente le viti laddove le ho trovate. Il serraggio, il basculamento chiaramente è libero, la macchina aveva un leggerissimo basculamento davanti e poi nella parte posteriore il basculamento invece è dato soprattutto da quanto vogliamo far tenere la nostra vettura. Una volta chiusa la vettura, ecco il basculamento che c'è nella parte anteriore, mentre nella parte posteriore ripetiamo che qui il basculamento ce n'è sicuramente un po', però sta a voi capire un po' anche come vi trovate alla guida di questa 350 Can-Am. Con questa vettura di Aldo non sono volutamente sceso troppo nei particolari perché avremo modo sicuramente nel post gara di andare ad aprire la macchina. In questo caso lo faremo con la mia, visto che comunque sono praticamente tutte uguali, e allora lì sì che andremo a spulciare pezzo per pezzo tutti i vari componenti, cercando di acquisire qualche skill in più per dare magari la possibilità di poter preparare la vostra personale 350 Can-Am in vista del campionato Thunder Slot del 2026. Io comunque ragazzi vi dico che rispetto a come l'avevo messa giù io sulla pista Scale Auto di Voghera ho tolto circa 3-4 decimi al giro, solo grazie a qualche semplice indicazione di Aldo che ragazzi ne sa veramente tanto, e lo ritroveremo questo fine settimana nella direzione gara a Cerro Maggiore. E adesso è arrivato anche il momento di svelare quelle che saranno le carrozzerie che noi dei Calabroni Rossi utilizzeremo in questa finale Thunder Slot. In questi ultimi giorni pre-gara mi sono scervellato un po' per cercare di trovare una livrea che potesse in qualche modo rendere abbastanza inconfondibile la nostra vettura durante le gare, ma nello stesso tempo con una livrea diciamo storica, perché chiaramente queste macchine hanno una certa storicità. Non mi piace infatti andare a distorcere un po' quelle che sono le livree che si utilizzavano in passato, per cui ho cercato di fare un mix tra queste cose, e questa 350 che vedete qui al mio fianco mi è servita praticamente per i test, ma adesso vi vado a far vedere in anteprima quelle che saranno le carrozzerie utilizzate da me, Paolo Ballocci e Matteo La Spada questo fine settimana a Cerro Maggiore.
Ed ecco svelate le livree che porteremo in gara noi dei Calabroni Rossi. Qui abbiamo la numero 10, la mia, poi qui di fianco al centro abbiamo la numero 30 di Paolo Ballocci ed infine qui alla mia destra la numero 41 di Matteo La Spada. Chiaramente le livree non sono ancora montate sul telaio della vettura perché il telaio, come già detto, ci verrà consegnato poi a Cerro Maggiore a sorteggio. Davanti alle vetture ci sono già anche i 4 copricerchi, gli inserti che andranno ad essere sistemati in ogni ruota di queste vetture. La colorazione è stata completamente personalizzata. Le 3 vetture sono praticamente identiche, differiscono solo per questo piccolo particolare, in quanto la mia ha questa parte superiore di colore blu, quella di Paolo rossa e quella di Matteo nera e gialla, così come anche i piloti all'interno riprendono la grafica, le livree dei colori a dettaglio. E adesso però vi faccio vedere un po' più da vicino quello che ho fatto con queste vetture. Vado così a descrivermi quella che è la mia macchina. Come vedete ci sono già gli adesivi che verranno montati poi su tutte le altre vetture al campionato di Cerro Maggiore. Abbiamo un adesivo nella parte posteriore, un adesivo centrale con la bandiera italiana e il logo della Thunder Slot, e poi qui sul cofano anteriore abbiamo sempre la bandiera italiana che riprende l'adesivo che abbiamo visto prima, e proprio in punta alla vettura abbiamo il nome del pilota, in questo caso Torchio Massimo, con il club di appartenenza Calabroni Rossi. E poi sulla fiancata laterale abbiamo il numero di gara, in questo caso il mio è il numero 10, sempre sotto il numero il nome del pilota con il club di appartenenza. Questi adesivi ci sono stati forniti direttamente dalla direzione gara e devo dire che sono stati veramente un ottimo plus, perché hanno permesso di personalizzare le vetture con grafiche veramente ad hoc per ogni pilota. Venendo alla vettura, come vi dicevo in anteprima, ho voluto un po' ricreare quelle che erano le livree storiche, quindi poco appariscenti rispetto magari alle moderne vetture, riprendendo però comunque anche i colori tradizionali. In questo caso abbiamo il rosso e il bianco. Non ho volutamente utilizzare poi il verde perché è vero che è una finale nazionale, però comunque non mi andava di ricreare all'interno di una vettura la bandiera italiana, perché come vedete ci sono poi già gli adesivi che vanno a corredo della stessa e vanno a ripropormi proprio questa combinazione cromatica. Ho così utilizzato il colore rosso per andare a riprendere l'onda che naturalmente la 350 Can-Am ha di suo. Ho poi dipinto anche il paraurti posteriore e il paraurti anteriore sempre dello stesso rosso, in modo da andare a ricreare così un motivo generale in tutta la vettura. Una volta utilizzati questi due colori sono state inserite delle decal sempre dell'epoca, in questo caso qua abbiamo Airtoil, Firestone, abbiamo Cibi e abbiamo Blisten, con i loghi e i marchi proprio dell'epoca di queste vetture. Internamente l'abitacolo è stato ricreato come la classica 350 Can-Am, il pilottino riprende la livrea e i colori della vettura in modo tale da non confonderci, e poi nella parte posteriore sono andato a dipingere il motore di color argento alluminio, lasciando però gli scarichi di color bianco così come sono quelli originali. Insomma ragazzi, quello che volevamo ottenere è avere noi dei Calabroni Rossi delle vetture da team, delle vetture che fossero tutte e tre identiche ma nello stesso tempo distinguerci l'uno dall'altro, e devo dire che almeno in questa cosa ci siamo riusciti. E poi chiaramente volevamo la vettura distinguibile nel momento in cui si trovasse a gareggiare, oltre chiaramente ad avere poi un ricordo di questa bellissima finale che ci permetterà di tenere questa macchina nella sua teca, nella sua confezione, in bella mostra di sé nelle nostre bacheche. E allora ragazzi, che cosa ne dite di queste vetture? Io ce l'ho messa tutta a verniciarle, spero vi piacciono. Mai come questa volta mi aspetto magari qualche commento per darmi qualche indicazione, qualche idea magari sulle prossime colorazioni. Spero di avervi fatto venire un po' l'acquolina in bocca, spero di avervi dato qualche indicazione. Mi raccomando, perché in questo fine settimana ci troveremo a Cerro Maggiore, io farò la diretta sul canale Slot Car Tech, ma anche sul canale ufficiale di Thunder Slot ci sarà la diretta video di tutto
tutto l'evento. Poi come sempre a seguire ci sarà il recap con i momenti più salienti, qualche intervista, andremo a curiosare un po' anche sulle vetture, scopriremo chi sarà il pilota più forte d'Italia con le vetture Tandem Slot, ma se ci riesco venerdì sera vi darò ancora qualche piccola anticipazione della location del giorno dopo, o meglio cercherò di farvi vedere quali saranno i tracciati che tutti i piloti affronteranno poi sabato e domenica. Ragazzi, come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like, noi ci rivediamo qui su Slot Car Tech per il prossimo video e mi raccomando seguite la finale del campionato italiano Tandem Slot a Cerro Maggiore.